racconta dove praticamente diceva che il personaggio di Clary era stato ispirato ad una sua compagna di stanza, mentre il personaggio di Jace ad un mix di eroi mitologici, anche insomma, lo ispirava in quel momento, mentre Magno è stato un suo amico newyorkese. La mia domanda è praticamente qual è il personaggio più autobiografico di tutta la saga, se ce n'è uno? Quindi Clary è una compagna di stanza, Magnus un suo amico newyorkese e Jace è un misto di eroi. Okay. She read in a blog in an interview that you were telling that Clary is inspired by your roommate you had in college maybe, by Jace by some mythological heroes, and Magnus by a friend of New York. And her question is, what's the most autobiographical character of your series? That's true. Clary was based on the roommate that I had when I was writing the books. Her name was Allison. She was an artist, and also true about Jace. I would say that the character that is the most like me, there are two. Simon is the most like me because he's just an ordinary human being with no special powers, and Tessa in Lanjo is also most like me because she is the one who is the biggest reader of books, and I am a very big reader of books. Allora, quello che è corretto riguarda Clary, la sua amica Allison era quella a cui è ispirata, uguale per Jace degli eroi mitologici. I due personaggi più autobiografici sono Simon perché è un umano come lei, una persona normale, e Tessa? Tessa because she loves to read. Perché ama leggere come lei. Yeah. Il tentativo di educare i giovani verso i diversi, verso gli altri, e che tutta questa storia sia una grossa allegoria anche per insegnare qualche cosa. She had the impression that your series, other than entertaining the reader, would like to educate him, to make the book like transpiring something from the book, some concept, some higher concept about maybe love. So she thinks that your books are an allegory or something more, or something else, something greater. Yeah. I think that one of the great functions of fantasy throughout history is to function as allegory, to give us a way to understand the world better. E credo che una delle più grandi funzioni del fantasy è quella di essere un'allegoria, di restituire qualcosa del mondo e di farcelo capire meglio. So when I'm writing about Clary, who is a girl who discovers that she is not like any other girl, it is a way to talk about how often when you are a teenager you feel as if you don't belong, you are alienated or special in some way, and to write about it in terms of magic gives them young people a way to look at it in a different way and to understand it. E quando scrivo di Clary, che è una ragazza normale che si scopre ad essere diversa dai suoi coetanei nel resto del mondo, per me è un modo di spiegare come ci si sente a quell'età, un po' alienati, un po' comunque diversi, e dargli un tocco di magia è il modo per farlo passare alle persone giovani o comunque ai giovani lettori. And also for me to write about all of these magical creatures who have these hatreds and bigotries towards each other is a way of another way of writing about, the way that we deal with hatred and bigotry in normal life, but to also, again, to give it a way of looking at it that is different. E il mio modo di scrivere di creature soprannaturali, di creature diverse, paranormali, è il mio modo di rapportarmi alla diversità in questo mondo, alla bigotteria, all'essere bigotti o all'essere comunque di un altro, diversi dal resto della società, diciamo. Grazie. In general, did you have in mind a particular character or a word? Did you start from a character or from the word? And for an aspiring writer, it would be better to start writing about a character or a bunch of characters, or about word and then put characters in it. I think that it is always best to start with characters when you are writing, because they are the heart of your writing. È sempre meglio iniziare con i personaggi perché sono il cuore della tua scrittura. Aristotle said that plot is character determined by action. So what that means is the way that your story creates itself is you create characters and you put in front of them choices, and the choices they make determine the story. So for me, the first thing that
came to my mind was the characters of Jason and Clary, and then the characters that surrounded them, and then the story came out of their characters. Ok, dice che Aristotele diceva che la trama era quello che tu mettevi di fronte ai personaggi, infatti per lei mette di fronte i suoi personaggi di fronte a qualche azione, a qualche difficoltà. Ha iniziato infatti con Jason e Clary e gli ha messo di fronte la loro prima avventura, diciamo. Character to paint. Okay, to describe. I think the most difficult character is often the villain, you know, the bad guy, because you have to think of a, you know, nobody thinks to themselves, I am an evil, bad villain, right? There's always a reason in their head that they're doing all the things that they're doing, even if those things are bad. So to write a villain, I think that people will believe in, you have to come with a character that is doing everything that they're doing, these bad, evil things, but doing them for a reason that seems really good, and that's difficult. Il personaggio più difficile da scrivere è il cattivo. Riassumendo, in sostanza il cattivo devi farlo diventare credibile, quindi devi dargli delle emozioni cattive, malvagie, però devi farlo per una ragione logica, per una ragione che al lettore sembra possibile, diciamo. And to the point just like that. It's excruciating. Okay, well, you said in Italian. Ma lo spoiler. No spoiler! Ah, no spoilers! Okay. We'll have to talk about that later. Yes. Chiedi la domanda. Why do I like ending books with cliffhangers, we could say. I mean, I love ending books with cliffhangers. I think because it's an exciting way to end the book, and it makes me feel like, you know, that this is to me, like a trilogy of books is not one book set in a separate book and another book. It's all one big story that's cut into beginning, middle, and an end. So it gives the sense of a story that's ongoing. Dicendo che le piace finire i libri con un cliffhanger perché le dà un senso di... le piace, prima di tutto, e poi perché comunque è una lunga storia e quindi le piace avere dei momenti di pathos, diciamo.